Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come potete vedere già dalla mia immagine, oggi continueremo a fare un altro video inerente al nostro bellissimo periodo natalizio. Ragazzi, con voi oggi voglio mostrarvi come fare questo bellissimo alberello di Natale. Io già ne avevo fatto uno negli anni precedenti, ma ovviamente è proprio un altro stile. Come potete vedere ha diversi colori, una base col colore marrone e poi decorato con dei piccoli pompon e poi ho fatto un piccolo fiocco col nastrino invece di fare la classica stella. Prima di passare al tutorial ragazzi, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, in quanto in tanti guardate il mio video ma in pochi siete iscritti al mio canale. Perché non ora lasciate un like e ovviamente iscrivetevi al mio canale. Adesso passiamo al tutorial. Eccoci qua ragazzi, ciò che ci occorre per fare il nostro alberello ovviamente come avete visto l'alberello che ho fatto ha diverse colorazioni di verdi, quindi userò diverse tonalità di verde e ovviamente marrone per la base sotto dell'albero. Prima di passare al tutorial ragazzi, vi ricordo sempre di iscrivermi al mio canale e di lasciare un like a tutti i video se vi sono piaciuti ovviamente ragazzi, in quanto siete in tanti che guardate i miei video ma sono ancora poche le persone iscritte adesso. Quindi perché non ora lasciate un like e ovviamente iscrivetevi al mio canale. Come ho detto in precedenza, questo tutorial dell'alberello ovviamente non è frutto mio ma l'ho visto su un libro dell'uncinetto per quanto riguarda le decorazioni natalizie, quindi sto riportando solo quello che ho letto sul libro e quindi lo sto proponendo a voi. Quindi inizierò col verde più chiaro per andare a fare diverse colorazioni fino alla fine quando è più scuro. Ovviamente ragazzi, la grandezza dell'albero dipende da voi, potete usare anche solo tre colorazioni perché non lo volete troppo grande, oppure tutte e quattro perché lo volete grandissimo, dipende più o meno come voi volete l'albero. Come tutto ciò che cambia da una grandezza all'altra sono ovviamente i diversi strati dell'albero dove ci sono ovviamente un giro di aumento in più rispetto a quello precedente, quindi lo vedremo insieme. Iniziamo dal colore più chiaro, farò il mio anello magico e in questo anello magico farò 6 maglie alte, 1 e 6. Una volta fatte le mie 6 maglie alte, ovviamente andrò a chiudere il cerchio, il mio anello magico, con una maglia bassissima nella prima maglia alta fatta, quindi andando nella terza maglia qui. Ecco qua. Una volta fatte le nostre 6 maglie alte e chiuso il lavoro, adesso andremo a fare un giro di aumenti, quindi a fine giro dovremo avere 12 maglie alte perché in ogni maglia alta sottostante andremo a fare 2 maglie, quindi 1, 2, quindi ci vediamo ragazzi a fine giro arrivate a 12 maglie alte. Ecco qua, una volta fatte le nostre 12 maglie alte andremo nella prima maglia alta fatta con una maglia bassissima e chiudiamo il lavoro. Adesso fatto il primo giro 6 maglie alte e poi 12 maglie alte, adesso cosa facciamo? Facciamo l'ondeggiatura del nostro alberello, quindi l'ultimo giro andremo a fare una maglia bassa nella maglia successiva, poi in una sola maglia prendendo solo la solina interna andremo a fare una maglia alta, un'altra maglia alta, tutto in una sola maglia, una catenella, una maglia alta e un'altra maglia alta, e nella maglia successiva una maglia bassa prendendo tutta la maglia. Quindi l'ultimo giro sarà tutto così, faremo abbiamo iniziato facendo una sola maglia alta, poi in una sola maglia prendendo solo la solina interna faremo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e in quella successiva una maglia bassa. Faremo così per tutto il giro, rifaremo lo stesso procedimento insieme altre 2 volte. Quindi prendendo solo la solina interna
andrò a fare 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e altre 2 maglie alte, tutto ciò in una sola maglia e facendo ovviamente solo nella solina esterna, cioè interna, scusate. Poi nella maglia successiva, prendendo tutta la maglia, una maglia bassa. Rifacciamo di nuovo insieme, sempre nella solina interna, 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte ed una maglia bassa nella prossima. Quindi farò questo altre 3 volte per un totale di 6 volte. Ci vediamo alla fine del nostro giro. Una volta arrivati a fine del lavoro, chiuderemo con una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo. Ed questo è l'inizio dell'alberello, ovvero la nostra punta. Porteremo tutti i fili che restano alla fine tutti al centro, perché poi saranno d'aiuto per unire tutti i strati degli alberi alla fine. Quindi porterò questo filo centrale, così che mi faciliterà il lavoro finale quando uniremo tutti i strati degli alberelli insieme. Ecco qua. Adesso passiamo al secondo. Io alternerò 2 di questi e per ogni colore ne farò 2, quindi andiamo a fare il secondo strato sempre con lo stesso colore. Allora, per quanto riguarda il secondo strato, come avete visto qua abbiamo fatto un anello magico 6 maglie alte e poi nel secondo giro abbiamo fatto gli aumenti e siamo arrivati al secondo giro con 12. Nel secondo strato, quindi nel secondo livello del nostro alberello, faremo la stessa cosa. Al primo giro faremo 6 maglie alte, poi nel nostro anello magico. Nel secondo faremo un giro di aumenti e quindi ne avremo 12. Adesso ciò che dovremo fare per rendere il secondo livello più grande di questo qua è aggiungere un giro di aumenti. Quindi faremo 3 catenelle per alzarci come se fosse la nostra prima catenella e faremo nello stesso punto un aumento. In questo giro io cosa farò? Farò un alternarsi di un aumento e una maglia alta, così che a fine lavoro io avrò 18 maglie basse. Quindi 3, 4, 5, 6, quindi farò un aumento, una maglia alta, un aumento, una maglia alta fino ad arrivare al nostro giro con 18 maglie alte. Ci vediamo alla fine del nostro giro. Ecco qui, una volta fatte le nostre 18 maglie alte, adesso io farò come abbiamo fatto per questa parte qui dell'ultimo giro. Inizierò con una maglia bassa, poi nella maglia successiva, prendendo solo la solina interna, farò 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte sempre nella stessa solina, e poi nella maglia che viene subito dopo una maglia bassa. Quindi dovremo fare questo passaggio di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e una maglia bassa per tutto il giro. Ovviamente le 2 maglie alte, una catenella e le 2 maglie alte vengono fatte tutte in una sola solina, ovviamente prendendo quella interna, ok? E poi subito dopo una maglia bassa in quella successiva. Faremo questo per tutto il giro fino ad averne 9. Ci vediamo a fine giro. Eccoci qua, una volta fatto anche il secondo, come potete vedere, se appoggiamo uno sopra l'altro si vede la differenza e la differenza alla grandezza. Adesso ciò che andremo a fare ovviamente è altri petali, farò altri 2 di diversi colori. Ciò che aumenterà in ogni strato che farò sarà solo l'aumento in più che andremo a fare, adesso lo vedremo insieme. Ovviamente cambierò il colore, prenderò un altro tipo di verde. Adesso ragazzi, io cosa andrò a fare con questo verde? Andrò a fare i primi 3 giri uguali, dove avremo 6 maglie alte nel nostro anello magico, 12 e poi 18. Ci vediamo al quarto giro prima di poi andare a fare il nostro giro di aumenti in ogni singola maglia per fare questa ondeggiatura dell'alberello. Quindi ci vediamo al quarto giro.
Ecco qua ragazzi, adesso cosa faremo? Come ho già accennato, faremo i 3 giri come sono 6, 12, 18. Nel quarto giro adesso ciò che faremo per avere lo strato più grande dell'ultimo appena fatto, dovremo solo fare un altro, aggiungere un giro di aumenti. Quindi farò 3 maglie, 3 catenelle per alzarmi che vanno a sostituire la prima catenella e nello stesso punto farò un aumento. Questo giro andrò ad alternare un aumento e 2 maglie alte. Questo alternarsi di un aumento e di 2 maglie alte porteranno a fine giro 24 maglie alte. Quindi un aumento, 2 maglie alte, un aumento e 2 maglie alte, per tutto il giro avremo 24 maglie alte. Eccoci qua, una volta raggiunte le nostre 24 maglie alte, adesso faremo come sempre una maglia bassa per iniziare il nostro giro e nella stessa asolina, prendendo solo quella interna, faremo 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte, e ovviamente in quella successiva una maglia bassa. Faremo questo schema per tutto il giro fino ad averne 12 per tutto il giro. Ci vediamo una volta finito il giro. Ed eccoci qua ragazzi, allora io ho continuato a fare alcune basi così che adesso vi mostrerò, perché ogni strato dell'albero più o meno ha lo stesso procedimento. Ogni strato ciò che bisogna fare ovviamente è un aumento, un giro in più e quel giro fatto con l'aumento. Quindi abbiamo iniziato con questo qui che aveva 6, 12 e il giro di ondulazione 6, 12, 18, poi abbiamo fatto 6, 12, 18 e 24, 6, 12, 18, 24, 30, poi abbiamo fatto 6, 12, 24, 30, 36 e l'ultimo io ho fatto 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e ovviamente la parte ondeggiante è per tutti uguale, ovvero in una sola maglia presa quella, si inizia il giro sempre con una maglia bassa e ovviamente la maglia successiva, in quella maglia presa solo internamente, si fa 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e nella successiva si fa una maglia bassa, e questo per tutto il giro. Qui ce ne troviamo 6, 9, 12, 15, 18, 15, 18 22. Adesso assembliamo il tutto. Ciò che possiamo assemblare il tutto, come vi ho detto all'inizio, di lasciare o un filo lungo e attraverseremo tutte le punte del nostro alberello, oppure se per voi è molto più facile farlo e incollarlo con della colla a caldo, ma l'assemblamento lo vedremo dopo. Adesso ciò che faremo adesso con il marrone è la base del nostro albero. Ovviamente mi rifarò all'ultimo strato dove avrò 42 maglie basse, dovrò fare quindi una base a cerchio fino ad arrivare a 42 maglie basse, e adesso lo vediamo insieme. Per fare la nostra base, ovviamente il marrone potete scegliere quello più chiaro, più scuro, in base alla vostra preferenza o al marrone che avete disponibile al momento. Allora ragazzi, io ciò che farò sono solo semplicemente delle maglie basse e inizierò a fare 6 maglie basse. 2, 3, 4, 5 e 6. Una volta chiuso, con una maglia bassissima nella prima maglia fatta, eccoci qua ragazzi, adesso dovremo fare solo un susseguire di giri con aumenti. Faremo il secondo giro con 12 maglie basse, quindi faremo un aumento per tutto il giro, quindi ci vediamo alla fine del secondo giro. Una volta fatte le nostre 12 maglie basse, faremo il terzo giro dove avremo una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, e una volta fatto tutto il giro dovremo avere 18 maglie basse. Arrivate a 18 maglie basse rifaremo di nuovo un altro giro. Il terzo giro sarà ovviamente di fare 2 maglie basse e un aumento per avere 24 maglie basse a fine lavoro, a fine giro. Una volta arrivati a 24 maglie basse faremo di nuovo un altro giro di aumenti e faremo questa volta 3 maglie basse
ed un aumento, e faremo questo per tutto il giro fino ad ottenere alla fine del giro 30 maglie basse. Quindi ci vediamo alla fine quando arriveremo al nostro marcapunti. Una volta arrivate a 30 maglie basse, ragazzi, adesso dobbiamo fare altri 2 giri in aumento, dove avremo 4 maglie basse e un aumento. Per tutto il giro arriveremo a 36, e l'ultimo giro avremo 5 maglie basse e un aumento per tutto il giro fino ad avere 42 maglie basse. Una volta arriveremo a 42 maglie basse ci vedremo lì e vedremo insieme come procedere per il prossimo giro. Eccoci qua, una volta fatti gli ultimi 2 giri di aumenti, come abbiamo detto, alla fine del giro dovremmo avere 42 maglie basse, perché ci riportiamo all'ultimo giro che abbiamo fatto dell'albero, che ha 42 maglie basse, perché è lì che poi dovremo incollare la nostra base dell'albero. Adesso, ragazzi, una volta raggiunte le nostre 42 maglie basse, adesso non dobbiamo fare più aumenti. Ciò che adesso dovremo fare è fare un giro su 42 maglie basse, però andremo a prendere solo la solina interna, così da poter fare il rialzo del nostro tronco, diciamo, dell'albero. Quindi faremo un giro di maglie basse su 42, prendendo solo la solina interna. Ci vediamo alla fine del nostro giro. Eccoci qua, ragazzi, una volta fatto il nostro giro prendendo solo la solina interna, avremo questo piccolo rivoltino qui che andrà poi a segnare l'inizio del nostro lavoro in altezza. Adesso, ragazzi, per fare l'altezza del tronco dipende da voi quanto volete che il vostro tronco sia alto. Io mi baserò tra i 15 e i 20 giri, non ne sono ancora sicura, in quanto voglio vedere sui 10 giri com'è grande il nostro tronco. Se non è abbastanza grande possiamo arrivare fino a 15 giri o 20 in base alla vostra preferenza. Io farò intorno ai 15 giri e ci vediamo qui una volta finiti i 15 giri. Eccoci qua, ragazzi, una volta finito il nostro tronco, io ho fatto 10 giri solo, però voi se lo volete più grande potete farlo anche 15 giri, dipendendo dalla grandezza che più volete. Adesso, ragazzi, cosa ci occorre fare? Adesso, come potete vedere, ho preso delle palline, dei piccoli pompon per decorare l'albero. Adesso prenderò anche dell'ovatta per poter inserirlo nel mio tronco. Quindi prenderò l'ovatta qui. Adesso cosa farò? Prenderò ogni singola punta che ho fatto, quindi di strato del mio albero, e con l'ago da lana, come abbiamo detto, prenderò ogni filo e inserirò ogni filo nell'altra punta, così da inserire ogni punta sopra l'altra. Vedete, c'è l'altro filo, io farò un piccolo nodino così che posso fissarli insieme, e farò questo per tutti gli strati, così da unirli tra di loro, come potete vedere, vedete? E adesso passerò a fare il restante con tutti gli altri, quindi prenderò il filo che ho lasciato in più e lo andrò ad unire alla base qui, quindi farò questo per tutti gli strati. Ecco qui, una volta uniti tutti insieme, adesso metterò dell'ovatta qui per imbottire un po' il nostro alberello, come abbiamo fatto per il tronco. E adesso, ragazzi, perché il nostro cerchio dovrebbe equivalere alle stesse maglie dell'ultimo giro, quindi 42, adesso ciò che dobbiamo fare, io ho lasciato un filo lungo quando ho fatto il mio tronco, perché adesso ciò che dovremo fare, dovremo cucire il nostro tronco giusto nelle 42 maglie basse che ci sono nell'ultimo strato del nostro alberello. Quindi abbiamo unito anche il nostro tronco all'albero. Adesso, ragazzi, mi divertirò a mettere le mie decorazioni, quindi con colla a caldo andrò semplicemente a mettere le mie palline. Qua, ragazzi, il mio alberello è finito. Ovviamente sopra io ho preferito metterci un bel nastrino rosso con tipo il disegnino Merry Christmas. Voi, se volete, potete farci una bella stella di Natale come volete. Io ho preferito farci un fiocchettino così da non fare la classica stella di Natale. Ed ecco qui, il mio albero di Natale è finito. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente di lasciare un like se vi è piaciuto, e ovviamente se non siete iscritti vi invito a iscrivervi ora al mio canale. Un bacio e al prossimo video.